Facciamo una notte. Ciao a tutti ragazzi, buonasera, stasera vi abbiamo fatto mangiare, renditi conto. Ciao a tutti amici da RRS Metal Detector e non solo, perché lei pensava a mangiare. Sì, infatti la colpa è la mia, stasera ho cucinato tardi. Allora ragazzi, piccola live per darvi qualche nozione sugli eventi che ci saranno prossimamente, quindi eventi che si terranno Mantova, giusto? Volta Mantovana, scusate, bella Bertex. Il 3 e il 4 settembre, perciò sta 3 settimane, ci siamo, ci siamo. State pronti. Grande Darietto. Allora, niente ragazzi, siete già in tanti, che dire, quasi finita l'estate, almeno per noi, io domani ricomincio a lavorare se Dio vuole, perché è stato 40 giorni chiuso praticamente in casa. Lui. Insieme a lei. Però ci siamo fatti delle belle ferie. Sì, Ve le siete fatti voi sicuramente meglio di noi. Ciao. Ci vediamo amato, grande Bertex. Allora ragazzi, intanto abbiamo Roberto Anselmi che salutiamo ed è lui che sta organizzando tutto per SOS, il Metal Detector, sta preparando il tutto per far sì che abbiate un'accoglienza spettacolare. Allora, che dire, Volta Mantovana comincia l'evento sabato, ci sarà la gara dei bambini penso in mattinata. L'evento per i grandi è nel pomeriggio, poi ci sarà una splendida serata a tema, ci sarà da ballare, ci sarà il DJ, quindi sì. Ma il green screen non lo usi, Darietto? Allora devi sapere che il green screen lo vorrei usare e l'ho aperto. Abbiamo rinunciato. Però abbiamo avuto qualche problema tecnico di immagine. Allora... Ma piccolo. E allora abbiamo deciso di lasciarlo verde, perché noi siamo sboroni così. Perché noi speriamo sempre. Che nessuno se ne accorga. E invece niente. Comunque, grande Alessandro. E niente, allora ragazzi, evento Volta Mantovana sabato e domenica, mi raccomando. L'evento si farà anche sotto la pioggia, quindi se piove venite lo stesso perché ci divertiamo sicuramente. Il room Cesar ci sarà sicuramente, quindi non mancheremo. E niente, mi raccomando ragazzi, venite numerosi perché c'è da divertirci. Io e lei saremo al campo test, come di consueto negli ultimi eventi. Quindi se ci volete venire a trovare per provare le vostre macchine dentro al campo e confrontarle magari anche con altre, siamo lì a vostra completa disposizione. Ci sarà da divertirsi la serata per chi si vuol fermare, quindi mi raccomando perché il DJ, la musica, la serata secondo me sarà molto bella. E niente, detto questo, cambiamo un attimo pagina, no? Voltiamo un attimo pagina. Allora, l'evento è sabato e domenica, mi raccomando ragazzi. SOS Metal Detector, Geotech che fa da sponsor e noi ci saremo come RRS dentro il campo test e vi aspettiamo. Poi, detto questo, allora ragazzi, abbiamo deciso di creare, mi insegna ad accendere il metal. Allora. Ti devi connettere a internet. Dopo Galletto, no? Allora, intanto siete già veramente tanti, quindi grazie veramente di seguirci. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale YouTube, iscrivetevi anche alla pagina Facebook. Vi vogliamo anche ricordare questo, volevamo precisare anche questa cosa. Per iscriversi alla pagina Facebook, cosa che gestisce lei, dovete avere un profilo pubblico, cioè un profilo in quantomeno possiamo vedere che sia reale e che non sia un profilo di fantasia o creato all'istante per entrare o senza foto. Noi vogliamo che chi entra in casa nostra, questo lo dico da quando abbiamo creato i primi RRS, vogliamo che chi entra in casa nostra ci dica e rispetti le regole anche di tutti gli altri. Quindi vogliamo sapere con chi abbiamo a che fare. Detto questo, iscrivetevi perché c'è da divertirci, c'è molte più nozioni storiche dentro al gruppo
anche grazie all'associazione Arca che ci sta dando veramente una mano in tutto. Come vedete ci sono molte pubblicazioni e se volete guardare non sono solo le foto della prima pagina, ma se guardate nella lettura c'è anche tutto il racconto della storia, che è bellissimo, che è veramente dettagliata, quindi non perdetevi queste piccole cose che fanno bene al gruppo e anche alla mente dell'Appennino, no? Sì. I ricordi, eccetera, eccetera. Bene, allora abbiamo deciso, richiudiamo anche questa piccola parentesi, abbiamo deciso che sa dov'è la scaletta? No, va bene. noi non abbiamo la scaletta perché noi siamo così, freelance, noi andiamo a raglio. Volevo Non c'è dire niente, anche che ci sono questi qui sono tanti tutti post fogliettini vuoti, non che c'è niente. ci sono tanti post che sono doppi, tripli, pubblicati diverse volte, perciò se vi vedete che qualche post non è stato accettato è perché sicuramente ce n'è uno uguale identico già sulla pagina. Giusto, Ecco. anche quello è giusto dirlo perché non vogliamo che la gente che entra e pubblica le cose sul nostro gruppo pensa che noi non vogliamo accettare i loro post, ma questo non è così. I post vengono accettati tutti, ma i post ripetitivi completamente doppi no, non ha senso ripostarli 2 volte, quindi vogliamo tenere il gruppo per quanto meno più pulito e interessante possibile per tutti, perché è giusto che tutti quanti abbiano il proprio spazio da condividere la propria esperienza, le proprie cose. Adesso vi stiamo lasciando in pace perché ancora ci sono le ferie, però a settembre arriveremo con novità bellissime per la pagina YouTube e Facebook, sì, in cui vogliamo cercare di aiutarci a crescere, così almeno abbiamo ancora ispirazione, siamo ancora più gasati per dare nuove novità e tutto quanto, gente nuova ci sarà che parlerà con noi, giusto? Assolutamente. Sarà una cosa, delle live molto interessanti, sicuramente. Sì, assolutamente. Okay. Bene, detto questo, adesso parliamo del clou, no? Di quello che vogliamo. Non gonfiare. No, voglio farmi della maglietta. Non si vedono le tette perché tanto c'è la luce. Allora. Oh, povera. Allora, ragazzi. Abbiamo mangiato comunque, anche bevuto. Ma stasera non abbiamo bevuto niente. Allora, abbiamo creato un logo nuovo che riprendeva alcune parti del mio vecchio nome e con il nuovo che è venuto. Quindi abbiamo creato un nuovo logo e abbiamo creato anche le magliette. Abbiamo creato praticamente una linea, stiamo cercando di creare una linea RS Metal Detector e non solo. Allora, abbiamo creato le magliette, quindi le polo, t-shirt, le giacche, che sono bellissime, tecniche fantastiche, proprio belle. Allora, e le magliette come vedete, 1 e 2. Queste sono le magliette normali. Poi ci sono anche le polo. Ci sono le polo. Questo è il dietro. Io non mi giro perché sotto sono nudo e quindi non vi voglio far vedere brutte cose. Allora cerchiamo di fare... C'è anche la taglia. Stavolta, Cesar, c'è anche la taglia per te. Abbiamo trovato... XL o l'XX? No, Cesar vuole 18X e poi c'è la L alla fine. Possiamo farcela. Quindi vai tranquillo che stavolta ci sono anche per te. Allora, abbiamo creato le magliette, le polo, le giacche, che adesso ce l'abbiamo di là, non ve la sto a far vedere. Le felpe, verranno fatte anche le felpe, quindi quando si avvicina l'inverno. Poi ci sono gli zaini, molto belli. Verranno fatti gli zaini e per la ciliegina sulla torta, per chi volesse un piccolo gadget, adesso che abbiamo provato luce, si in vede questi poco. giorni, 80 cm di filo. È quasi grande come me. Sì, per il pinpoint l'abbiamo usato l'altro giorno. Allora ve lo faccio vedere da vicino senza le luci. Allora, qui abbiamo creato con il logo RS un portachiavi, può essere anche portachiavi, però funziona da porta pinpointer, allungabile. L'interno di questo cavetto è acciaio rivestito di plastica, quindi non è il solito cavetto che si strappa dopo 2 volte. Questo è un cavetto che è già stato testato un bel po' di volte, tirandolo anche a strappo e non si rompe. Certo, se uno vuol far l'asino è un altro discorso, però per l'uso che ne deve fare, non farci cadere il pinpointer è fantastico. Ha anche l'apribottiglie
per gli amanti della birra, perché noi pensiamo a tutto, no? Quando siete fuori, invece di usare il coltello, avete anche il gancetto per la birra, mi raccomando. Ok. Allora, per ragazzi, la birra ci organizziamo, per il cavatappo ci organizzeremo i prossimi. Gli scarponi antiscivolo, mi dispiace, Noi ce li abbiamo, noi ce li abbiamo, sono ma molto costosi, poi no, non cioè, penso che sia un articolo. È una roba, li abbiamo fatti bellissimo. fare, li abbiamo fatti fare anche con il timbro a fuoco, insomma, abbiamo fatto fare una roba abbastanza bellina, comodissimi, suole in Vibram, però diventa una roba un po' troppo dispendiosa secondo noi. Però, quindi, per chi volesse, potete chiederci tutto, vediamo di organizzarci. Quale tutto? Di gadget. Ah, ok. Quindi ragazzi, detto questo, allora, nei prossimi giorni uscirà sicuramente un post fatto da Ella, e uscirà su Facebook, sul gruppo Facebook RS Metal Detector e non solo, dove vi sarà spiegato tutti i prezzi e dove vi sarà detto come fare per ricevere questi gadget, e ci sarà anche una sorta di, come dire, lista, elenco, no? Sì. Elenco di quelli che vogliono i gadget, pagamento anticipato, perché non faccio come l'ultima volta che, ragazzi, come sapete, feci le borsette e me ne sono rimasti lì la metà di quelli che me l'avevano promesso, quindi chi vuole l'oggetto, pagamento e poi dopo ha l'oggetto. Detto questo, niente, noi vi lasciamo finire le ferie tranquillamente, Eccoci. Noi ci rivedremo dopo sicuramente la quindicina di settembre con nuove live, come dico, con novità, perché ci saranno delle live molto interessanti con personaggi molto interessanti. Ciao ragazzi, voglio tutto. Piano piano ce la faremo. Con personaggi molto interessanti, e saranno delle live molto istruttive, sì. Diverso dalle nostre solite, dalle live solite che abbiamo fatto finora. Borsette, no, ci saranno gli zaini, le borsette. Purtroppo, allora, noi abbiamo il porta... Prossima live ti chiamo, sappilo. Assolutamente. Bastardo. Dai, mi manca le tue chiamate a metà live, Dario. Comunque ragazzi, allora, vi volevo per i gadget, sì, proprio per i gadget l'abbiamo appena spiegato, ci sarà tutto. Per quelli che sono sul canale YouTube e quindi non hanno la possibilità di guardare Facebook, perché purtroppo c'è chi segue YouTube e non segue Facebook per scelta o perché non ne ha voglia, comunque problemi suoi, eccoci. Per chi segue YouTube e non ha la possibilità di seguire Facebook, basta che mi mandiate una mail su federico.cini@alice.it oppure cupida66@yahoo.it. Chi sarà? Giusto? Non lo so chi è. Sono sempre io travestito da bionda. E ci mandate una mail con il nome, il cognome, la taglia e poi vi daremo anche tutte le nozioni necessarie. Metteremo la stringa su YouTube, sia su YouTube. Quindi guardate anche su YouTube, anche su YouTube, mi raccomando ragazzi, andate a controllare sulla community ogni tanto pubblichiamo o qualche video di qualche nostro amico oppure pubblichiamo qualche comunicazione, quindi date un'occhiata anche lì perché ci sarà sicuramente la comunicazione che non potremo pubblicare via video. Bene? Giusto? Sì. Perfetto, direi che faccio vedere la giacca. Allora, io vi faccio vedere la giacca, ma devo scivolare perché sono in boxer, non sono nudo, sono in boxer. Quindi vado un attimo, te intrattieni e arrivo. Allora, la giacca, ragazzi, per noi ce la siamo fatti nera e molto bella. Costa un po', come dico, ci sono vari prezzi, ci sono anche delle giacche molto inferiori come prezzo, molto belle anche quelle. E vi faremo vedere un po' di cose per cercare di raggiungere un po' tutti i budget di ogni persona. Allora, chi la voglia. Forse il canale di scambisti. Allora ragazzi, la giacca è questa, è una giacca tecnica antipioggia con l'imbottiturina dentro. C'è anche il cappuccio che noi l'abbiamo tolto. Ci verrà fatto il logo davanti, dov'è? Perché io con la telecamera mi sconfondolo. Il logo davanti così e di dietro c'è il solito logo che mettiamo, questo è il primo che abbiamo fatto e dal cerchio. Ma questa è stata la prova. Questa è stata la prova. Perché sarà così. Il logo sarà così, quindi non ci sarà più il cerchio,
ma ci sarà come se il il pugno che logo viene venga fuori. fuori dalla maglietta, quindi dal giubbotto. Eccoci, questa era la prima prova, ma adesso verranno modificate. Comunque la giacca, ragazzi, è fantastica. E come dicevo, fa il suo mentre vedi lavoro. là ce n'è anche un altro genere, un altro tipo. Aspetta che poi dopo faremo vedere. devo anche pubblicare un po' di commenti, perché sennò qua Cosa ci dicono? Paolo Cappello, grande io, ragazzi, Paolo. non dico niente perché quando lui fa le altre live io sto attaccata lì con gli occhiali, spesso 2 dita. Adesso come le mutande le avete viste? No, c'ho i boxer, che mutande hai visto, disgraziato? Ciao Emilia, ciao a tutti. Bene, madonna quanti siete, ragazzi. Ciao, Massimo che bello. Ferri. Siete ancora Paco. in ferie? Avete finito? Non ci dicono niente. Vede belli boxer a righe. Sì, gli Apua, non hai guardato bene. Ciao Max. Ernesto, il logo è venuto fuori dalla lavatrice così? Sì, è venuto fuori così. E poi è eccezionale, abbiamo lavato comunque, un sacco di volte, sì. È rimasto proprio... Le maglie, queste sono magliette che utilizziamo sempre da quando l'abbiamo fatta, non si è sbiadito, non si è smacchiato, abbiamo preferito spendere un pelo di più magari nella stampa e nel tessuto proprio della maglietta per far sì che comunque quelli che la vanno a comprare non comprano una maglia che dopo 2 giorni o 2 lavaggi poi si ragazzi, deve buttare via. Tra un po' è Natale, fate il regalino. Natale potete fare il regalino, ragazzi. Ce l'hanno già chiesto ragazzi, per i gadget come fare? Allora, per i gadget ve l'ho già spiegato, come l'avevo detto prima, Facebook. pagina Facebook, seguiteci su RRS Metal Detector e non solo. Lei pubblicherà sicuramente una stringa dove verrà riportato tutto quello che dovete fare per ricevere i gadget, prezzi, costi, ordini, tutto. E lo faremo anche sul canale YouTube. Per chi non lo riuscisse a fare sul canale YouTube o volesse qualche informazione in più, c'è l'email, ragazzi, quindi le mail per chi non riesce a contattarci. Comunque lo scriveremo anche. Comunque scriveremo tutto anche lì. Su Facebook. Manca poco e ci vediamo da vicino. Grande. Il 3 e 4. Il 3 e 4 se ci siete, molto volentieri. Bene, un saluto alla tua signora. Venerdì ho beccato il bomber, sempre al tavolo. Grande. Questo era... Venerdì dovevamo venire a bere una birra, ma siamo arrivati su, era veramente tardissimo, non potevamo assolutamente. Bene ragazzi, dai, vi vogliamo video con Equinox nuovo, con quello che uscirà. Adesso non so ragazzi, sicuramente verrà fatto anche quello, non è un problema, piano piano. Adesso intanto facciamo quello che abbiamo, poi dopo facciamo che le macchine vengano tutte sistemate, dopodiché ci saranno tutti i test che volete. Un po' alla volta, sinceramente parlando, di spendere 2.000 euro per un metal, 1.600, ma anche se fossero 1.500, io non ne ho voglia. Conosciamo già qualche cosa ci va perfetto. Non ne ho voglia, quindi posso magari farlo per fare un test e poi fare come al solito, ma lì si vedrà. Adesso guardiamo un attimo com'è la faccenda, perché insomma è un po' così. Preferisco dare un po' più di spazio al divertimento in questo momento che a tutti i test, tutte queste cose che tanto alla fine sono sempre i soliti, quindi i metal sono sempre gli stessi, la potenza più o meno è sempre quella, perché tanto il terreno non permette di fare chissà cosa, e quindi anche se si ha magari un Caterpillar, comunque il terreno duro non si riesce a sfondarlo. Lo stesso discorso vale per i metal detector, quindi vedremo, dai, vedremo. Perché quando arrivi a un livello più giù di lì è difficile, a meno che non hai... di un metal è difficile. Non lo so ragazzi, perché ve l'ho detto, ci sono dei limiti imposti dal terreno che le macchine non possono ancora superarli. Un domani, quando poi questi limiti si riuscirà con la tecnologia a superarli, allora lì sarà bello anche fare qualche test più serio e magari anche qualche comparazione in un futuro, ma la vedo grigia. Ora test di ricerca, divertimento, consegna di storia a chi di dovere, perché come vedete noi ci stiamo direzionando su un altro punto di vista, quindi cercare la storia, non come prima, così tanto per... Abbiamo più un altro iter adesso, un senso un po' diverso della ricerca. Sì, adesso noi vogliamo... più costruttivo, così... Bella nuova maglietta. Ascolta, ma ci sono delle domande per te? No. Neanche per me? No.
Che ci vedi? Calato il prezzo del Legend? No, purtroppo, guarda, anzi. È cresciuto la settimana scorsa, giusto? Sì, 2 settimane fa, una settimana fa, con il discorso, adesso non ho capito bene sui mercati cosa è successo con il dollaro. Il dollaro costa di più di me, adesso non lo so cosa, non ho capito bene. Comunque io non sono un economista, ma quel che è sicuro è che tutti i prezzi sono aumentati, quindi io non so se il Legend costa 50 euro in più, Simplex mi sembra sui 25-30 euro in più. Adesso non voglio dire, io ragazzi, i prezzi che vi sto dicendo sono ipotetici perché io non sono un rivenditore, quindi lì bisogna che contattate Geo perché sentite direttamente da lui, però ecco, ci so che sono aumentati i prezzi della Nocta, come sono aumentati anche i prezzi di altre marche che verranno importate, quindi purtroppo è così, c'è poco da fare. E poi andiamo incontro a un periodo che mi sa che ne aumenterà tanta della roba, quindi vediamo un po', dai. Comunque, fammi vedere, come disse la nonna, la vedo grigia. Chi è questo? Io ho bisogno di vedere chi è questo. Ma come va il Legend scende tanto? Allora ragazzi, dai, vi rispondo a un paio di domande veloci. Sì, ok? Allora, io ne ho sentite veramente, in questi giorni ne abbiamo sentite veramente di cotte e di crude. Sinceramente parlando mi sono anche un po' stancato di combattere, no? Di stare sulla cresta dell'onda, di spiegare alla gente tante cose, no? Mi sono ritrovato che mi sono proprio svalangato le palle, detta come va detta, perché tanto parlare con certe persone o parlare con certi tipi di persone non ne vale assolutamente la pena. Il Legend è una bella macchina. Come ho già detto tante volte, il Legend ha una bella potenza, gli hanno dato tanta potenza. Il problema è che poi bisogna gestirla. Quindi se ci sono i difetti come ci sono in tutte le macchine, e non sono qui a dire che il Legend è una macchina perfetta, perché no, ci sono dei difetti come ci sono in tutte le macchine. Il fatto è che quella macchina nelle nostre mani va veramente bene. Quindi è stabile, sia su terra che su acqua. Si riesce a capire bene. Si capisce bene quando c'è un target o quando c'è della spazzatura, e si capisce veramente bene. Poi, ripeto, ci può essere anche il metal che ha un piccolo difetto e quindi non risponde proprio bene come dovrebbe. Però quello che ho io, aggiornato alla versione 1.9, quello che ha lei, aggiornato alla versione 1.09, risponde perfettamente. In profondità, su moneta, avevo fatto un test, se volete andare a vedere il video sul canale YouTube, avevo fatto l'unico confronto che avrete mai visto sul canale RRS Metal Detector, non solo, è il confronto fra Amphibio e The Legend. L'altro confronto che avevo fatto sul mio canale era Equinox 600 e Equinox 800. Quindi io, come vedete, confronto la parità delle macchine, non confronto, ho parità di marche, non mi piace fare confronti tra io ce l'ho più grosso perché ho il Deus 2, io ce l'ho più grosso perché ho l'Equinox 800, sono tutte macchine performanti a seconda del tipo di ricerca che uno vuole fare. Quindi in mano mia il Legend va quasi 20 cm più in profondità dell'Amphibio, in aria. In terra ho visto che quei 20 cm di gap che c'è tra un metal e l'altro si sono trasformati in 10, 15, ma comunque sono tanti, sono veramente tanti, perché si parla di un anfibio che ha una potenza enorme e si parla di un Legend che comunque ha anche la precisione oltre alla potenza. Quindi se si gestisce questa cosa si ha una macchina che comunque costa come i top di gamma, perché alla fine sono tutti prezzi paragonabili ai top di gamma, e ha una bella potenza. Ne ho sentite di ogni instabile. Oggi poi è stata l'apoteosi, cioè, è instabile, gente che mette il bicchierino sull'altoparlante per non andare sott'acqua perché dice che va meglio, cioè, ma robe da film, ragazzi, sto sentendo dei giorni delle robe da film, veramente. Gente che bilancia il metal a 91 senza neanche guardare il terreno, direttamente arrivi sul terreno, bilanci a 91 così, senza neanche pompare, e poi il metal va bene. Ragazzi, i metal bisogna saperli utilizzare, bisogna leggere le istruzioni, bisogna guardare quello che dicono e bisogna comunque conoscere le basi del metal detecting, le basi.
quello che è di consueto qualsiasi detectorista dovrebbe sapere. Allora, se, come ho già fatto il video, come ho già fatto tante trascrizioni, come ho già messo anche punto per punto come utilizzarlo, se si utilizza il legend impostandolo per bene, questo significa regolando la sensibilità a dovere, impostando la discriminazione a piacere, mettendo le risposte audio, il filtro, l'iron filter, selezionarlo per bene, il metal è una bestia, è perfetto, è potente più di tante altre marche che sono in commercio, però bisogna regolarlo. E il problema che molte persone non hanno capito è che se tu metti la sensibilità al massimo su un terreno che non te lo permette, il legend sborbotta, come sborbotterebbe qualsiasi altro metal detector nelle stesse condizioni. Non si possono paragonare metal con un range o con una potenza minore. Quindi la stabilità di un metal con un range minore è data dal fatto che avendo meno potenza uno la può portare al massimo ed è più stabile. Ma basta abbassare 2, 3, 4 tacche la sensibilità e il legend ha la stessa profondità, se non di più, del metal con un range più basso, con meno potenza e trovate lo stesso. Quindi ragazzi, i metal non basatevi su quello che dice la gente o il mio amico ha visto, perché io tutte le volte che intervengo, io sono intervenuto tante volte col Simplex, sono intervenuto tante volte, voi mi conoscete, quelli che sono stati sul canale YouTube mi conoscono bene, perché io vado diretto al nocciolo, no? Io arrivo in faccia e dico ragazzi, come l'avete usato il Simplex? Ah, ma io ho sentito dire. E quell'altro era il Simplex, ah, ma io il Simplex fa schifo, il Simplex ma l'hai mai provato? No. E allora, cioè, dovete imparare a non andare per sentito dire e non andare a fazioni. Il metal che piace a me non è il metal che va bene a lei. Il metal che va bene a lei non è il metal che va bene a qualsiasi persona come voi. Cioè, è quello il discorso. Ognuno ha bisogno di un metal che gli dia la serenità della ricerca, che gli dia la sicurezza della ricerca e che si trovi bene. Non c'è un metal migliore. Il Legend è potentissimo ragazzi. Non c'è un metal che il Legend è il top. No, il Legend è un metal potentissimo, ma se non usato bene fa schifo. Se voi prendete un Equinox è un bel metal, non è potentissimo, anche se comunque il suo lavoro lo fa veramente bene, però se non è usato bene non va neanche quello. Il Deus 2 è la stessa cosa, non è che se la macchina costa 1600 euro ed è più potente di un altro o va meglio qui o là, se non si sa usare, sono tutte macchine che sono macchine come un Garrett 250. Quindi ragazzi, utilizzate le macchine, dovete conoscerle, dovete sapere i fondamenti della ricerca, dovete sapere la mineralizzazione, come impostarlo se il ground è ferroso, se il ground è salino, utilizzare la discriminazione. Questo è con tutti i metal detector. Le performance... È un po' come avere una macchina cioè, diretta che cerchi la frizione. Sì, che cerchi, è uguale. Molta gente valuta la performance di una macchina in base al prezzo. Cioè, io non so se vi ricordate, quando uscì il Simplex, io andavo in giro con gente che aveva il Deus. Io tornavo a casa con più roba di quello che aveva il Deus. Molte volte. E perché? Non era il Simplex superiore al Deus, non mi azzarderei neanche mai a dirla una cosa del genere. Era chi lo porta in giro, perché io scavavo target che altri non avrebbero mai scavato. Oppure cercavo di avere quell'impostazione in più per far sì che il mio metal sentisse quello spiffero e scavavo quello che gli altri lasciavano indietro. Quindi non è il metal, ragazzi, ricordatevelo, mettetevelo in testa, non è il metal, non è una gara chi ce l'ha più grosso. Cioè addirittura ho sentito dire, addirittura uno ha dato un consiglio, lascia stare Legend, lascia stare Simplex, lascia stare la Nocta perché sono tutti strumenti instabili, vai sul Deus 1. Allora, se io, il Deus niente da dire, è una signora macchina, però se io paragono le performance che può avere una macchina multifrequenza che non abbia Legend, che non sia Legend, no? Una macchina multifrequenza, ha un Deus 1, la macchina multifrequenza è più precisa, è più sincera su quello che va a dire sul target.
il monofrequenza, purtroppo, che sia Deus, che sia Quest, che sia, ha una marcia in meno sull'ID, sulla risposta del target e tutte queste piccole cose. Eccoci, quindi non sono confronti, non dovete dare indicazioni sbagliate. La prima cosa che si dice, che si dà quando una persona vi chiede un consiglio, è chiedergli che tipo di ricerca vuol fare, su che tipo di terreni va a cercare e quanto vuole spendere. E anche il grado di esperienza che ha, perché è inutile consigliare a dei principianti macchine da 2000 euro come molti fanno. Quindi ragazzi, l'hobby è un hobby, è bello andare in giro, divertirsi. Non bisogna consigliare solo perché c'è il rivenditore che ti spinge, bisogna consigliare per quello che serve veramente all'utente. Io non sono uno che spinge solo Geotech o mi piace Paolo Cappello, mi piace questo o quell'altro. Io, se uno mi chiede una macchina che Geotech non vende, se chiede una macchina che gli serve una macchina che Geotech non vende, io gli consiglio la macchina che Geotech non vende. Non ho mai spinto per forza da quella direzione perché uno deve comprare per forza in quella direzione. No, uno deve comprare quello che gli serve. È questo che fa la differenza fra uno che consiglia bene e uno che consiglia per un certo tornaconto. Io non ho nessun tornaconto, io voglio solo che la gente abbia, anzi noi perdiamo anche una marea di tempo, ve lo dico, noi perdiamo anche una marea di tempo per portare avanti un canale. Sì. 40 telefonate, messaggi vocali, eccetera. Ed è un piacere, però quando diventa uno scambio alla pari, perché poi dopo diventa un disastro. Arrivi a dei livelli che... Allora, faranno un anfibio aggiornato con la tecnologia multifrequenza? No, purtroppo. Allora, quello che è in progetto sicuramente è altro. La multifrequenza l'hanno già fatta su Legend, anfibio è rimasto un po' indietro, anche se è un'ottima macchina lo stesso. Però purtroppo su anfibio la tecnologia multifrequenza non ci può andare. Devono proprio fare una macchina nuova di fiamma. E poi, detta come va detta, ragazzi, anfibio pesa veramente un botto. È vero, però è il mio primo amore. Anfibio. Ho iniziato, dopodiché sono passata a Simplex e sempre mi trovo bene, adesso uso che sto ancora imparando a conoscerlo, vedi? Emilia. Emilia. Il bello il bello del nostro hobby è questo, non è fossilizzarsi su una macchina o fossilizzarsi su un venditore. Noi dobbiamo andare in giro e spazzolare, noi dobbiamo andare in giro e divertirci. Quindi il sentito dire non va bene, cioè io ho una conoscenza e un'esperienza su una marea di macchine, veramente una marea, mi sono comprato le macchine, me le ricordo tutte a memoria, quindi questo significa che non le ho usate una volta e poi le ho date via. Io me le ricordo a memoria, non ho bisogno di leggere i manuali per guardare quello che dicono, io ce l'ho tutte qua dentro e mi ricordo le prestazioni di ogni singola macchina perché ho fatto miliardi di buchi con queste cavolo di macchine. Quindi anche la macchina più scrausa l'ho usata finché non l'ho imparata, quindi ho questa conoscenza e dico in base alla mia conoscenza. Poi però vedo gente che comunque spazzola da un mese, si arrende, lascia perdere, no, questo va bene. E altri invece che vogliono sapere di più, che pensano di sapere di più perché Tizio mi ha detto, perché Caio mi ha... Ma che esperienza hanno? Cioè, è quello il discorso, ragazzi, l'esperienza è quella che vi insegna e quella che dà una mano agli altri a imparare. L'esperienza non la dovete basare sul rivenditore che vi sponsorizza o su quello che magari vi passa il metal. Voi l'esperienza la dovete basare sulla vostra personale esperienza. Poi se volete vendere una macchina, volete fare un favore a un rivenditore, per carità, nessuno dice niente, ma dovete sempre farlo con la cognizione di causa di dare una mano a quello che ha bisogno di un aiuto, senza pensare, ma tanto lui mi spinge, tanto quell'altro mi spinge. No. Questo è il discorso che volevo fare perché guardate, in sti giorni ne è capitate veramente tante di ogni che mi veniva da ridere perché ci sarebbe da piangere. Noi ci siamo messi a ridere perché sì, mi veniva da ridere. Ci vuole un bel fegato un bel fegato, tanto tempo e tanta pazienza. Comunque vabbè ragazzi, dai, detto questo adesso guardo un attimo le risposte, confermo quello che stai dicendo, ti ho chiesto dei consigli, sei stato molto gentile e professionale, grazie. Grazie Francesco. Non riesco a vedere alcuni nomi, ragazzi, c'ho l'Antonella che ha l'altro PC. Però c'ho gli occhiali, devo andare di là.
Francesco Vedi, Scarpetta. Scarpitta, ciao Francesco, Sì, eccoci, vedi anche questo, il simplex l'ho usato a Born. Dario. Darietto. Darietto fai il bravo. Darietto. Dario, fai il bravo. Allora, il discorso, vabbè, il discorso anche è la mente, l'umiltà è bravo. Comunque il discorso è sempre quello, ragazzi, non fossilizzatevi sulle pubblicità, non fossilizzatevi sul metal che vi costa di più perché va di più, non è sempre così, anzi, il più delle volte c'è sempre una marea di fumo secondo me compatibile, ti devi proprio sentire la macchina. La macchina deve prendi in mano, devi capire che dovete sentirla vostra. C'è una simbiosi. Cioè, io sono stato uno dei pochi 3, 4, 4. Una volta, quelli che mi hai regalato. Allora vi voglio fare questo esempio. Allora, più esempi di questo non ce n'è. Lei ha iniziato con un bagaglietto da iniziare, che poi un bagaglietto non è neanche un bagaglietto, è però un giocattolino che costava poco per gli inizi, no? Che era un Minelab 66, mi sembra. Bellissimo. Sì, bellino. Ho trovato un sacco di roba. Lei ci ha trovato una marea di roba. Un sacco di roba, ho fatto una fatica a mollarlo. E si è trovata benissimo, quindi il metal non fa più di 20 centimetri, è un Minelab, però comunque il Go, vabbè, comunque è il 66 o 60, adesso non mi ricordo, ma è una macchina vecchia con il bracciolo che si apre, quindi non è neanche proprio bellissimo subito. Però lei ci ha trovato una marea di roba. Ma e si è roba divertita. d'oro, un sacco di roba. Bene. Mi sono divertita tantissimo. È passata da quello, allora io pensando che a lei piaceva quello, ho deciso di regalargli un Vanquish, giusto? Vanquish 440, multifrequenza, con una piastra da V12 per avere un po' più di profondità e portarla al pari del Vanquish 540. E pensavo di fargli un favore perché è abituata ad andare bene con un Vanquish, cioè con un Minelab, magari stando sempre sulla stessa marca, il GoFind, bravo, il GoFind, si trova bene. Cosa è successo? È successo che il Vanquish non c'è riuscita a tirar fuori le mani, proprio alla fine la vedevo che andava fuori. Usato, ma lo portavo perché mi dispiaceva che me l'aveva regalato, ma non riuscivo. Era disperata, la vedevo che quando veniva fuori a spazzolare non si divertiva, non capiva il target, non riusciva a centrarlo, non sapeva come suonare, insomma era disperata. Gli ho dato il simplex un giorno. Quindi il Vanquish l'ha usato 5, 6, 10 volte, l'ha tenuto un mese. Poi 4, 5 volte al massimo proprio. Gli ho dato il simplex, la prima uscita che ha fatto, prima di scavare sapeva che cosa c'era. Quindi a quel punto ho capito che non era la Minelab che gli andava bene, a lei, ma era la Nocta. Se gli andava bene la Garrett, gli avrei dato anche la Garrett, non era problema. Poi c'è un'altra cosa, poi c'è stato un giorno che mi hai lasciato un attimo lì perché avevi dimenticato una cosa in macchina, mi hai lasciato con che cosa? L'anfibio, innamorata persa. Non c'è stato più verso, non riuscivo più a tenere in mano niente altro che niente, l'anfibio è stato un colpo di fulmine. Quindi da lì dopo il Legend che l'ha vinto, adesso il Legend. E non ci si stacca più. Lei non riesco ha un feeling con questa macchina, ha un feeling con Legend, come aveva un feeling con l'anfibio e come aveva il feeling con il Simplex. Se io gli vado a dare, per dire, un Deus, non ci si può trovare magari. Ci ho già provato, ma non ci si trova. Non me lo sento proprio. La stessa cosa capita a qualsiasi altra persona, quindi non è detta il Legend per forza o il Nocta per forza. Ogni persona al metal che se lo deve sentire cucito addosso, deve essere un prolungamento della vostra mano. Io sento, cioè tutto, qualsiasi cosa, gli altri sentivo i rumori anche diversi, ma non li capivo. Ma io penso che succeda a tutti così, non è che io sono chissà che cosa, anzi io sono l'ultima ruota del carro, lo dico sempre, lo farò sempre. Però c'è il culo della Madonna. Comunque, a parte questo, scavo tutto, faccio delle montagne di roba. Adesso uscirà il Manticore della Minelab, uscirà il Manticore. Io personalmente ho visto solo un video, quindi come penso tutti quanti voi avrete visto quel video, perché è sempre quello che gira. E che dire, io la macchina vista così è accattivante, come lo sono quasi tutte le macchine Minelab, perché Minelab è comunque la Ferrari
dei metal detector e costruisce sempre o quasi sempre macchine comunque molto performanti e molto ben fatte, quindi non si può dire assolutamente niente di casa mia. Questa sarà una macchina che molto probabilmente in fatto di potenza andrà a sostituire sicuramente il CTX 3030. E ho visto dalle frequenze che utilizzerà comunque le frequenze che utilizza anche l'Equinox. Non vorrei dire una cavolata, però ho visto così che scorrevano e sembra che siano le solite 5 frequenze, sembra, però ripeto, una macchina che non ho testato, una macchina che non ho qui, che non provo, io purtroppo non posso darvi più informazioni di quello che vedo e di quello che posso aver sentito in giro, quindi so che sarà una macchina che andrà a sostituire sicuramente il CTX, ma finché non è uscita, finché non è in commercio, finché non potremo avere modo di provarla, non si può dire altro, perché è prematuro dire altro, come lo è prematuro per tante altre case produttrici. Allora, volevo chiederti se oltre al fattore batteria ci sono altre cause che possono portare a un metal o un degrado delle prestazioni. Allora, le batterie in assoluto, quelle sì, poi il copripiastra se non viene ben pulito quando andate a ricercare può essere anche che dia problemi di stabilità, perché magari all'interno ci si stabilizza un po' di magnetite, un po' di ferrite, quindi eccoci, i materiali, soprattutto sabbia. il sale. E quindi ragazzi, eccoci, le uniche cose sono quelle che deteriorano, poi il sale corrode, ma per il resto i metal, una volta che le batterie sono a posto e vengono trattati bene, durano una vita. Io l'anfibio, per dire, gli ho cambiato le batterie dopo 6 anni, 5 anni che ce l'ho. Quindi non... le ho cambiate giusto perché non tenevano più la carica, ma se no l'anfibio è ancora lì che va e va ancora bene, e va molto bene. Allora, al mio Impact, l'Impact era anche il mio di Amori. Fattore culo incide. Cosa? Il fattore culo quanto incide? Tantissimo. Cioè, quello è da quando ci sono io l'avrete capito tutto che incide tanto il fattore C. Allora, il discorso, ragazzi, che allora, io ho sempre detto, no? Chi mi ha seguito tempo fa lo sa. Dipende che ricerca si fa e sicuramente il fattore C incide parecchio. Il discorso del fucile avete visto, cioè io sono passato dalla stessa zona dove è passata lei, l'ho detto a lei, lei è andata dritta come un missile, l'ha trovato. Quindi quello incide un bel po', ma incide anche il fatto che io non scavavo il ferro e lei invece scava tutto. Quindi a quel punto ci siamo resi conto che il fucile suonava ferro pieno, e quindi se si vuole trovare degli oggetti militari di quel tipo bisogna per forza scavare ogni cosa. Il fattore culo a volte è valido, ma a volte invece serve anche un po' di intelligenza. C'è un buon connubio tra le due cose. Quindi non può se essere uno va in giro, solo col metal e gira ad cazzo, quindi tan 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 da una parte a quell'altra. Io ho visto gente che magari in un pezzo quadrato così facevano zigzaghi X, tondi, quadrati, ta ta ta. No, non funziona così. Se uno si fa dei punti di riferimento in giro e scansiona bene l'area, il culo si crea. Quindi non è detto che... io ad esempio non lascio spazi. e quindi lì il culo te lo crei, non è il culo. Poi hai la fortuna di esserci passato sopra, sì, ma perché? Perché con criterio hai scansionato tutta quanta l'area che dovevi scansionare. E a quel punto, se in quell'area c'è il target, sicuramente viene fuori. Ma se c'è il target in quell'area e tu giri a cazzo, senza un po' di criterio, se hai culo ci passi sopra, ma se non hai culo non ci passi sopra, il target rimane lì. Anche perché andando in giro con il Legend devi avere anche molto orecchio per il discorso, no? Sì, no, stavo leggendo la domanda della palla da scavo che scava da sola. Mi trovo meglio col Simplex che col Multicruiser, non faccio in tempo a imparare con tutte le funzioni. Allora, Multicruiser e Simplex più o meno a profondità siamo lì, non c'è tanta differenza, però il Multicruiser, se tu lo utilizzi con la modalità 3 toni e usi la sensibilità molto alta, riesci ad avere una macchina molto stabile e hai un buon range. Il Simplex è una macchina nuova, il tuo Impact è in buone mani. Ciao Sonia. Allora, SOS.
SOS. Allora, ma la conoscenza è il 70%. Ci vediamo sabato e domenica, Sonia, pronta? Giusto, Nicola. Allora, ciao Antonella. Allora, a quadrati e a logica, senza criteri non fa nulla. Prima si osserva, si capisce, si ragiona e poi si accende il metal. Giusto. È una cosa da non dimenticare mai, ragazzi. Quando fate un ritrovamento, noi abbiamo cominciato a ragionare sotto una certa ottica. Quando fate un ritrovamento, ricordatevi sempre che intanto non si diventa ricchi. Quindi se dovete comprare un metal detector per fare i soldi, potete ben lasciare stare il metal dov'è, perché siete già partiti male. Quelli che usano il metal detector per farci dei soldi e diventare ricchi, prima o poi qualcuno li va a trovare a casa. Dovevano nascere anche 40 anni fa. Ecco, forse dovevano nascere 40, perché forse 40 anni fa qualcheduno i soldi li ha fatti veramente, ma adesso è tutta un'altra cosa. Seconda cosa, quando comprate un metal e andate a fare una ricerca e trovate qualcosa di particolare, qualcosa di interessante, di storico e di particolare, ragazzi, queste sono le cose che contano. Ricordatevi sempre di annotare il posto dove l'avete trovato, le coordinate GPS, fare delle foto ben dettagliate dell'oggetto durante lo scavo e anche alla profondità dell'oggetto, e poi a quel punto, se l'oggetto non è in pericolo, si chiama chi di dovere e si fa venire a recuperare. Se invece uno pensa che l'oggetto da lì possa essere trafugato da qualche malintenzionato, potete portarvelo anche a casa per tenerlo in sicurezza e lo portate a chi di dovere, come abbiamo fatto io e lei. Quindi dare un pezzo di storia al nostro paese è sempre... È proprio una bella cosa e ti dà tante emozioni, più che tenerlo dentro un cassetto, dentro una vetrina, molto di più, anche perché ci sono i ragazzi poi del museo che sono eccezionali, ti fanno proprio innamorare di queste cose qui, perciò è bello condividere queste cose qui, più che tenerle in un cassetto. Che cosa, no? Come con il metal, che criterio una bella come Antonella sta con un bruttone come te. Chi è questo? Fammi vedere, che lo riesco a vedere solo da un po'. Grazie comunque sia, grazie. Ho delle doti nascoste, ragazzi. Ma dobbiamo dire a tutti? Nascoste, mica detto che doti. Ha un gran udito. Oh, l'udito. Comunque eccoci ragazzi, questo è il quanto. Adesso vi lasciamo andare, noi così riusciamo a farci anche la cena. Sempre Dario. Sempre Dario, bastardo. Comunque noi adesso andiamo a farci un po' di cena, mi raccomando rimanete aggiornati, vi aspettiamo sabato e domenica, ve l'ho già detto. Mi raccomando, sabato e domenica se avete tempo venite, perché sarà bellissimo. Ne vale la pena perché è un bel evento, la Geotech, SOS, Robertino, Anselmi ci hanno messo l'anima lì dentro, sì, e tanti altri ci hanno messo l'anima e sta venendo fuori una bella cosa. Ci divertiremo sabato e domenica, anche perché è un'occasione per rivedersi, fare un po' di gare, fare un po' di sciocchezze, ridere, scherzare e stare in compagnia. Vi aspettiamo ragazzi, veramente. Quelli che non vedi il nome sono io, Fabri. Ah, bella Fabri. Ce ne sono tanti. Ce ne sono una marea che non vedi i nomi. Infatti, allora, nell'altro computer vedo i nomi. Abbiamo un altro computer di fianco, allora lei guarda i nomi e riesce a dire, perché sennò veramente diventa un problema. Io qua non... vediamo a volta Mantovana e... Perez. Sì. Va bene. Ragazzi, fate a modo. E alla prossima. Aspettateci, seguiteci, continuate a seguire perché a settembre ci saranno delle grandi novità. Non seguiteci troppo da vicino che non voglio sentire magari cose strane. Io. No, potete seguirci tranquillamente, noi siamo sempre disponibili quando possiamo. E grandi novità, non perdiamoci di vista. Ho preparato, Fede, lo tengo come impostato. Venerdì, sabato, 3 oggetti belli, poi li posto. Ah, grande. Va bene. Il programma Fedino, no, com'era? Fedino Veloce, no, Fedino. Comunque nel Deus molti di voi hanno il programma Deus Fedino 11. Vabbè, ma non solo nel Deus, comunque, te lo volevo ricordare che ogni tanto, ho capito, scappa. Comunque è un programma che va di brutto. Ok. Ragazzi. Grazie mille, grazie della vostra partecipazione. Ciao. Un bacio.